Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere come sarà questo mese di settembre 2024, andiamo a vedere le linee guida della tua anima in questo mese, il karma, il dharma, l'adempimento spirituale che si riverserà in tutti gli ambiti della tua vita, quelli che ci descriveranno le carte e come adempiere verso il massimo successo. Quindi facciamo una prima parte generale e poi andiamo a vedere l'amore, come si adempie a tale evoluzione spirituale nei rapporti relazionali amorosi o nelle connessioni. Ragion per cui invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, l'arte sciamanica soprattutto, e l'arte del vivere e risvegliare la coscienza per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. Per chiunque lo desiderasse ho messo a disposizione il mio primo libro, Il risvegliare la coscienza, che è la mia tesi di laurea in naturopatia, e per tutte le indicazioni mandatemi una mail a taromantic21@gmail.com con scritto in oggetto tesi di laurea oppure risveglio della coscienza. Le informazioni le trovate tutte sotto all'info box in descrizione. Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo con i nostri Sefirion. Li mettiamo tutti e tre. Allora, vediamo a che punto siamo dell'evoluzione spirituale, cosa ci aspetta in questo mese e come adempiere verso il massimo successo, ok? Allora, Sagittario, per le mie ragazze, eccola qua, è zompata fuori. Andiamo a vedere dove stiamo, nella dimensione astrale. La dimensione astrale ha a che fare con le emozioni e con i pensieri. Il regno astrale è il regno della realtà onirica e della realtà di veglia in termini di emozioni e immaginazione e percezioni. Vediamo cosa ci vogliono dire della dimensione astrale, che sapete riguarda proprio le emozioni. Le emozioni sono dei, come vi ho raccontato nel video Magia Pratica 1 e in tutti i video di Magia Pratica della playlist L'arte sciamanica. Le emozioni sono la chiave di volta della nostra esistenza. Abbiamo passato incarnazioni intere a dire di no alle emozioni, a dire di no a quelle emozioni che la tua mente razionale giudica la ratio, giudica negative. E quindi per manifestare una realtà di successo non bisogna eliminare le emozioni negative, ma bisogna sposarsi con esse, perché tutto ciò che è negativo si cura con l'amore. Allora, andiamo a vedere tutto ciò che la tua mente razionale giudica negativo, no? E cos'è che giudica negativo la tua mente razionale? Tutto ciò che non è prevedibile, misurabile e governabile, quindi controllabile. E le emozioni sono dei, sono ingovernabili, imprevedibili, immisurabili, e quindi tutto ciò che è al di fuori di questi parametri viene giudicato negativo, così come tutto l'invisibile è giudicato negativo. Va bene? E quindi per creare una realtà di successo bisogna sposarsi con l'invisibile. Ok. Andiamo a vedere a quale carta corrisponde la dimensione astrale, con che cosa hanno a che fare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario in questo mese. Settembre 2024. Eccola. Vediamo un po' qual è. Le entità extraterrestri aliene, amplia le tue logiche, estendi le frontiere della mente. Questo è il mese in cui avrai a che fare con la mente creativa e non con la... Eccola, mi sta guardando di soppiatto, con la razio, l'abbiamo già incendiata un pochino. È il mese in cui avrai a che fare con la tua mente creativa. La mente creativa è quella mente che non vede più giusto e sbagliato, è quella mente che include tutto. E quindi ti viene esortato anche a farlo, cioè viene esortata anche a farlo, no? Laddove, che cosa, ti faccio un esempio, no? La mente creativa o la mente poetica o la sovramente, che è la mente dell'anima, no? Allora, la mente dell'anima, se è vero A, è vero anche B. La mente razionale, duale, che discrimina,
Se vero A non può essere vero B. Invece ogni cosa ha due facce della stessa medaglia nel regno polare, no? E quindi questa carta ti esorta ad aprire la mente, ma per aprire la mente bisogna aprire il cuore. Per aprire il cuore devi sentire le emozioni, devi permettere alle emozioni di spaccare la diga della mente, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 1. Riguardatevi, ragazze mie, il video Magia Pratica 1, per favore, per andare a ampliare il messaggio, ok? A livello di consapevolezza. Quindi verrai supportata o supportato anche dal tuo sposo o sposa celeste, che è il tuo spirito guida, che per la religione cristiana è l'angelo custode, e per lo sciamanesimo è lo sposo celeste o sposa celeste. Verrai supportato nell'avere una percezione più ampia, i tuoi sensi sottili si apriranno e tutto ciò che percepirai con i tuoi sensi sottili è la verità sopra l'illusione di ciò che vedi. Mm? Ok, bellissima energia di partenza, ti devo dire la verità, eh? Vediamo cosa ci dicono le fate in merito a questo mese. Sagittario, settembre 2024. Cambiamento nella dieta. Se migliori la tua alimentazione, anche la tua vita ne trarrà beneficio. Questa carta ha a che fare col seguire il tuo istinto in ciò che vuoi mangiare. E vi ho spiegato nel mio libro Il risveglio della coscienza, nella tesi di laurea, il mio carosello alimentare rispetto all'alimentazione. E la consapevolezza a cui sono giunta che, che il problema è che seguire un'alimentazione di tipo ideologico solo per ideologia porta degli scompensi psicofisici e spirituali, perché ognuno di noi deve fare l'esperienza di tutte le sue forme, a livelli più bassi, dagli istinti, per arrivare a livelli più sottili. E se si segue un'alimentazione per pura ideologia, come vi ho spiegato la mia testimonianza nel mio libro, si hanno degli scompensi importanti, deficitari e invalidanti. Quindi questa carta ti esorta a seguire la tua intuizione e il tuo sposo celeste nel cibarti di ciò che il tuo istinto ti chiama a fare, senza preoccuparti dell'ideologia dilagante o delle forme pensiero o le credenze che hai sugli alimenti o sul cibo. Vi parlo approfonditamente, in modo molto approfondito nel mio libro Il risveglio della coscienza di questo aspetto alimentare. Essendo naturopata ho sperimentato tutto il carosello possibile e immaginabile per portare guarigione a me e anche alle persone. Quindi quello a cui sono arrivata è il fatto che non bisogna seguire un'ideologia se non è conforme a un tuo sentire profondo. Ecco perché la mente è creativa, apri le frontiere della mente. Quindi questo è il mese in cui tu avrai un approccio, un cambiamento alimentare seguendo il tuo istinto, e ti viene esortato a farlo senza l'ideologia. Va bene? Questo ti permetterà di trarne beneficio. Ok. Sì, mi verrebbe altro da dire con questa carta, perché è proprio un capitolo intero del mio libro dedicato a questo. Comunque, per chi fosse interessata, mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com. La mia mail è sotto l'info box in descrizione. Allora, continuiamo sulla che cosa volevo mettere adesso? Volevo mettere questo. Allora, vediamo settembre 2024, Sagittario. Ti verranno dati degli aiuti, riceverai un aiuto in questo mese e sarai anche tu a dare degli aiuti importanti nel far comprendere agli altri l'allargamento di vedute. Riceverai anche degli aiuti in questo mese. Questa è la carta che ti dice: supporta il prossimo come te stesso, portando il tuo esempio. Il tuo esempio di cosa, però? Ce lo dice questa carta. Il tuo esempio di andare controcorrente e andare incontro alla tua natura, perché il cammino spirituale è un cammino controcorrente, contro il luogo comune,
contro il giudizio, contro la morale comune. E quindi ti dicono esorta l'altro cioè scusami, avvicinati all'altro con questo sentire, e questo tuo sentire lo porterà a dargli una mano per comprendere delle cose che senza il tuo esempio, il tuo sentire non avrebbe potuto comprendere. L'altro, chiunque sia l'altro, so che molti delle ragazze e ragazzi che mi seguono sono medici, sono operatori olistici, sono assistenti sanitari, e quindi soprattutto per voi è questo messaggio, no? Di aiutare l'altro a far sentire il proprio istinto primordiale. E la carta per te che ti dice riceverai anche degli aiuti, soprattutto dal tuo sposo celeste che si incarnerà in persone, circostanze o situazioni per aiutarti ad allargare le vedute della mente e a sentirti sempre più piena, grata o grato e appagato. Ok, andiamo a vedere adesso a livello archetipico voglio mettere questo mese. Qual è l'archetipo di questo mese? In linea generale, qual è l'archetipo di questo mese? Vediamo. Non ascoltare gli altri. Non ascoltare gli altri. Abbiamo appena finito di dire scelte ideologiche basate su una morale comune. Murmuradora, non ascoltare gli altri. E qual è il senso? Qua risveglia la considerazione per i sentimenti degli altri, rispetta le confidenze. Allora, prima di tutto non ascoltare gli altri, nel senso non ti fare influenzare dall'ideologia o dalla morale comune degli altri. E soprattutto, questo è il mese in cui ti verranno confidate delle cose da parte di qualcuno. Qualcuno ti farà una confessione o più persone si confideranno con te e ti dice rispetta quelle persone che si aprono con te, rispettala, non dire niente, cioè come se le persone si aprissero con te come se fossi una persona di fiducia, una persona che ti vedono empatica, ok? Ti dicono ecco l'aiuto, no? Che puoi dare agli altri, rispetta questo, cioè aiuta gli altri senza giudizio, rispetta le confessioni degli altri, non guardare gli altri da una prospettiva di giudizio secondo la tua morale interna, ma guarda l'altro come un essere di Dio che fa esperienza sulla terra con con il suo vissuto. Ognuno di noi ha un vissuto diverso e ti dice rispetta l'altro, ognuno di noi vive il proprio inferno interiore e gli altri si confideranno con te o ti porteranno a conoscenza delle confidenze, che magari sono modi di comportarsi o situazioni completamente diverse da come ti comporteresti tu. Rispetta questo modo di fare delle persone in qualità di Dio che si incarna in quella persona e fa esperienza di se stesso, no? E porta il tuo esempio, allarga la mente, ti stanno dicendo. Allarga la mente. E, ok, vediamo adesso, quindi ci saranno delle persone che si confideranno con te, tu potrai sia da una parte far pratica allargando le tue vedute, la tua mente rispetto a cose che avresti potuto giudicare inaccettabili di qualcuno, mi spiego? Questa carta ti invita anche, scusami, a fare la pratica degli inarrivabili e gli inaccettabili che vi ho messo nel podcast, la legge dello specchio, gli inarrivabili e gli inaccettabili. Ok. Andiamo a vedere adesso con queste, no, con questo lo voglio fare. Vediamo in linea generale cosa ci raccontano i tarocchi per questo mese. Sagittario. Vediamo. Re di denari. Regina di bastoni, eccoti qua, anche se sei uomo, Il matto. Credo che ci sia un nuovo inizio in ambito lavorativo, una nuova tappa. Il matto mi parla di una nuova tappa in ambito lavorativo che ti vede molto entusiasta, sia in ambito lavorativo
sul posto di lavoro una nuova tappa da parte di un capo, di un datore di lavoro, una nuova tappa in ambito lavorativo. E ti dico anche, vieni molto stimata e apprezzata o apprezzato per il tuo essere e per la tua ampiezza di veduta. Sì, vediamo due altre. 3 di denari, ottimo rapporto sul lavoro, nuovi progetti nell'ambito lavorativo, ti vedo entusiasta di questo. L'asso di coppe, e qua c'è un nuovo amore. Allora, c'è un progetto creativo che è stimolato dal tuo amore di darti a un tuo progetto, a un tuo qualcosa che è ben aspettato in questo mese. Progetto lavorativo che ti riempirà il cuore di gioia e ti farà innalzare l'energia erotica a carattere, energia nervosa a carattere sessuale che è la Kundalini, che ti permette di creare anche su un progetto lavorativo, di prendere anche riconoscimenti in merito su questo. Però vedo che il lavoro è ben aspettato rispetto a un progetto creativo che ti vede entusiasta di questa nuova tappa. E poi qua io vedo che farai dei piani con qualcuno a livello amoroso o a livello di con una persona responsabile, una persona di un certo spessore. Però l'amore lo analizziamo dopo, eh. Può essere anche una persona che sposa la tua causa a livello lavorativo e quindi qua abbiamo l'aiuto, mi spiego? Ehm, sì, il lavoro va molto bene, soprattutto per quanto riguarda la collaborazione, questa energia creativa che si manifesta in ambito lavorativo e ti fa aprire il cuore. Bellissima energia, energia positiva per te. Il cavallo di bastoni, vedi, ti vedo proprio piena di vita o pieno di vita. Energia positiva, prendi tutto sotto controllo, prendi in mano le situazioni, ti lanci in dei progetti, ti vedo molto contenta, molto contento. Vediamo un po', vedi il mago che mi parla proprio del lavoro, di un'attività nuova, del fatto di passare anche ad avere la magia nelle mani, eh? Di cosa mi parla questa nuova tappa del matto? Del 7 di bastoni. Probabilmente per alcuni di voi con la stella qua mi parla di una realizzazione di un desiderio che ti vede superare le difficoltà per raggiungere questo desiderio e anche abbattere degli ostacoli. Cosa parla il matto ancora? Il giudizio, sì, di una rinascita totale in ambito lavorativo e soprattutto in ambito tuo personale interno che ti permette di manifestare tale energia in ambito lavorativo o nei tuoi progetti. Il giudizio mi parla di una rinascita. Alcune di voi questa rinascita in ambito emozionale e amoroso, qua ci sono gli amanti. E c'è una nuova persona per molti di voi, comunque lo vediamo adesso nell'amore, va bene? Quindi per quanto riguarda in linea generale, bellissima stesa. E adesso ragazze mie passiamo all'amore. Allora, tenendo fede a quello che è uscito qui, andiamo a vedere nell'amore cosa accade, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Andiamo a vedere prima di tutto una carta guida, Sagittario. Carta guida in amore per il Sagittario, carta guida. 4 di denari. Il 4 di denari mi parla, può essere la tua energia che sei molto focalizzato sulla tua stabilità personale, nella tua casa, nel tuo lavoro, nelle tue cose, un po' più chiuso rispetto all'esterno. Mi parla della tua concentrazione in ciò che riguarda la tua stabilità, quindi può essere casa, lavoro, denaro, oppure può essere 4 di bastoni. Assolutamente sì, ti vedo concentrata sul tuo lavoro, stabilità, famiglia, lavoro personale. La temperanza, vedo che sta andando tutto bene o procede bene, portando equilibrio in quelle aree della tua vita dove ti danno stabilità primariamente. Oppure può essere che stai connettendo con una persona che è molto focalizzata in questo che ti ho detto adesso, quindi non sei tu ma questa persona è a specchio, no? Oppure proprio se non c'è nessuno ti vedo così, un po' sulle tue, concentrata sulle tue giuste cose. Vediamo un po'.
Vediamo un po'. Allora, amore, cosa accade alle mie ragazze e ai miei ragazzi del segno del Sagittario nel mese di settembre 2024? Vediamo amore. No, non ho fatto il taglio, scusatemi, aspetta. Amore, amore. Wow, 7 di spade, 10 di coppe, qua mi dicono che ci sarà felicità. Dalla mancanza di fiducia, un po' una situazione di evitamento. 10 di coppe mi parla di condivisione anche familiare, di condivisione familiare, di felicità. Vediamo, energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo 10 di coppe, re di bastoni, il giudizio, 7 di bastoni, il matto. Alcuni di voi hanno messo limiti a qualcuno e qua l'amore rinasce per te, con una persona che vedrai metterà sforzo e impegno e si impegnerà in questo. Perché qua vedo una chiamata, il giudizio, rinascita dell'amore, re di bastoni, una persona che si impegna, che ti fa vedere, ti dimostra il 10 di coppe che è l'amore condiviso, no? Può essere del tuo stesso segno oppure leone, ariete. O al di là di tutto ti vedo molto felice in questo mese, con tanta forza, tanto vigore, anche di essere molto attraente, ti vedo, ok? Anche il segno dell'acquario è forte, vediamo un po'. Energia attuale, Sagittario, amore, 6 di bastoni, sì. 6 di bastoni ti vede vincente in questo momento, ti sei, forse hai dato le spalle a una situazione più inconsistente, o hai dato le spalle a una situazione, ti vedo vittoriosa, vittorioso di ciò che per te è importante, anche una sorta di orgoglio personale, no? Al di là se c'è qualcuno o meno. Il 6 di bastoni mi dice anche che ti sei allontanata da eventuali difficoltà o conflitti del 5 di bastoni che viene prima del 6 di bastoni con altre persone, hai risolto delle situazioni, ti vedo vincente. Molti di voi sono singolo con questo 6 di bastoni e le vedo piene di forza e di energia in questo mese. Vediamo il positivo. Guarda, il 4 di denari, 4 di denari. Al positivo ti vedo proprio che non ti apri facilmente e che la tua stabilità, la tua casa, ciò che per te è importante va tutto bene, cioè dalla tua parte c'è il fatto che non ti apri facilmente. 4 di denari mi parla del fatto che tu sei molto preziosa o prezioso, ti ritieni prezioso, non ti apri a chiunque. Vediamo il blocco qual è, 7 di denari, probabilmente qua sei stanca un po' di aspettare la persona giusta, non ti apri facilmente, non vuoi darti a chiunque, giustamente. 7 di denari mi parla di un'attesa, ma sta al blocco. Eri stanca o dare le spalle a qualcuno o a una situazione che ti ha stancato e quindi prendendoti le redini della situazione della tua vita nella tua mano e dici ok, quando arriva la persona giusta mi amo, scusami, quando arriva la persona giusta mi do, però nel frattempo penso a me stessa o a me stesso, sono stanca di aspettare delle circostanze che non arrivano e se arriva la persona giusta mi apro. Vediamo il passato. 4 di coppe. Sì, delle situazioni che hai avuto, delle opzioni eri insoddisfatta o ti vedo insoddisfatto, insoddisfatto di quello che c'è stato. C'è stata una connessione con una persona qua, c'è un 6 di coppe nel passato, però vedo che col 4 di coppe eri un po' demotivata da questa connessione. Io credo che per molti di voi se la sono messa alle spalle perché erano stanchi di aspettare, o ve la mettete alle spalle perché siete stanchi di aspettare. C'è stata una connessione che però non ha dato i risultati sperati e voi avete aspettato molto tempo. Siete un po' stanchi e demotivate da questo, insomma. Magari avete sognato la persona giusta, l'anima gemella, e stando lì nell'attesa, no? Che poi è una situazione veramente di sconforto, l'attesa, senza agire nella vita e pensare a voi stesse, a voi stessi. Ecco, diciamo che qua pensate a voi stesse, cioè nel senso vi divertirete molto, prendete molto in considerazione il fatto che è la vostra energia vibrazionale, no? Che poi attrae anche belli eventi. Vediamo che succede qua, settembre 2024, Sagittario, Paggio di Spade, 3 di Coppe,
La regina di denari. Ti vedo molto felice con nuove persone che incontrerai, stando un po' sulla difensiva, pensando molto al tuo lavoro. Diciamo che il lavoro qua va bene, te l'ho detto anche dall'altra parte, o comunque ti vedo serena, anche al di là del lavoro o meno. Ti vedo serena nella tua stabilità a casa, con i tuoi studi, le tue risorse. Ti vedo conoscere gente nuova, ti vedo studiare nuove cose, ti vedo conoscere gente nuova, magari anche durante un percorso di studi conoscere gente nuova o durante un master o degli aggiornamenti, ti vedo conoscere gente nuova e essere molto contenta di queste nuove conoscenze, regina di denari. E per le ragazze singole, i ragazzi singoli, io vedo che qua conoscete delle persone, possono esservi presentate anche da un gruppo di amici o semplicemente uscite con gli amici e state contente. Ecco perché c'era questa armonia familiare, questo re di bastoni che è la tua energia anche, che ti vedo rinvigorita al di là se c'è una persona o meno. Ci puoi trovare una persona nuova qua, però ti vedo prendertela con calma con la regina di denari. Esci con questa persona nuova. Ti vedo contenta e soddisfatta perché stai bene, però al tempo stesso vedo un'attesa da parte tua perché hai ritrovato te stessa e non deleghi all'altro la responsabilità della tua felicità, mi spiego? E quindi questo, invece per alcuni di voi che hanno una stessa persona, diciamo che qua c'è una persona che ti ridà, con la quale magari c'era un po' di insoddisfazione, no? Però c'era una bella connessione. Diciamo che qua tu pensi a te stesso, e guardi con attenzione quello che fa l'altra persona. Questa persona io vedo che se eravate stanchi di attendere perché non vi vedevate, non vi dedicavate tempo insieme, vedo che qua vi dedicherete tempo insieme e tutto filerà liscio nella calma, nella tranquillità e nella serenità, va bene? Vediamo un po' chi viene dopo la regina dei denari. Sì, il sette di coppe. Ti vedo che non dai molto. Questo non è il mese in cui vedo un amore appassionato, devastante. È il mese in cui vedo un amore per un'altra persona. Vedo il mese in cui è un amore devastato e appassionato per te. E questo ti permette di dedicarti anche a più cose, sette di coppe, a più cose contemporaneamente, no? Di essere distratta anche, distratto da altre cose che ti danno una stabilità tua personale come priorità. Io vedo per le ragazze single possono avere più opzioni, però questo è il mese, perché qua ci sono le opzioni, questo è il mese in cui ti vedo serena e tranquilla che vagli un po' le opzioni, va bene? Ok. E qua abbiamo i segni. Ah, qua non ci sono arcani maggiori, è proprio un momento di passaggio questo, è un momento di passaggio, di trasformazione per te. Abbiamo i segni di terra forti, e Sagittario come te, Acquario te l'ho detto prima, ma al di là del segno è questa l'energia, eh? Vediamo un po' cosa ci raccontano i miei tarocchi, cosa ci aggiungono o cosa ci confermano. Sei di bastoni, energia attuale. 10 denari, molto concentrata sulla tua casa, stabilità, famiglia, denaro. Vedo che c'è un successo anche nella casa, nella famiglia, con i familiari o nel denaro, un successo in questo senso c'è. Vediamo il 4 di denari al positivo. Regina di denari, guarda quante volte si ripete. Ti vedo calma e tranquilla o tranquillo, ti vedo stare bene con te stessa, col tuo lavoro, con i tuoi studi, con la tua casa, con i tuoi familiari, con le tue cose. Se c'è una persona, qua ne vedo più di una per alcune di voi, te la prendi proprio con calma, eh? Invece qua se abbiamo una persona con la quale c'era un po' di soddisfazione ma c'era una bella energia, qua io vedo che condividete, va bene? Se c'era mancanza di soddisfazione per natura di lavoro, qua vedo che condividete. E tu ti dedichi più a te stessa o a te stesso, questo è il senso. Il 7 di denari al blocco, la luna. La luna mi parla di un po' di paure legate a un'attesa di trovare la persona giusta, un po' di paure legate a, eh, come dire, al non sapere, un po' di paura abbiamo qua legate ai denari, possono anche essere di natura lavorativa, un po' di paura per aprirsi all'altro. Vediamo un po'. Alcuni di voi, per alcuni di voi, ad alcuni di voi gli piace una persona, uscite e incontrate una persona. Avete forse un po' paura che ci sia un'altra persona in mezzo, ci siano altre persone. Però io credo che questa persona manifesterà abbastanza interesse per te e tu stai tranquilla per vedere cosa accade. Vediamo il 6 di coppe e il 4 di coppe.
Qua c'è un amore, il 2 di coppe. Nel recente passato c'è stato un amore, però è stato un po' disilluso forse. Vediamo ancora 6 di coppe, 4 di coppe. Sì, c'è stata una situazione, c'è stata la chiusura di un amore qua. Oppure è avvenuto un cambio amoroso che ti ha dato un po' di insoddisfazione, però io vedo qua che si riprende la situazione se stai ancora insieme a questa persona. Si riprende la situazione, forse per motivi di paure tue legate a un'attesa per vedere se è la persona giusta. Non lo so, però qua la situazione si riprende se stai ancora con questa persona. Perché la morte? 4 di coppe. La torre, c'è stata la rottura di una relazione o è avvenuto un cambio che ha portato a una rottura. Per alcuni di voi c'è la ripresa con questa persona che vi chiede una riconciliazione. Per altre invece vi mettete alle spalle questa sensazione e vi dedicate a quello che vi ho detto. Vediamo il paggio di denari. Scusami, il paggio di spade. Cavaliere di coppe, vedi? C'è una persona qua. Ti chiede di uscire, una persona che ti corteggia. O chiede scusa o ti corteggia. Il 3 di coppe. Re di coppe, ragazze mie. E qua c'è una persona di spessore emozionale. Mi dicono una persona che è matura emozionalmente e che merita. Mi dicono che c'è una persona matura emozionalmente che merita. Forse tu hai un po' di paura. Vediamo sulla regina di denari. 5 di denari. Sei più concentrata in ciò che per te è importante e ti dà radicamento e stabilità. Non sei sicura che questa persona possa essere alla tua altezza, non sei sicura che ti possa dare ciò che meriti. Forse lo vedi più immaturo, non lo so. 7 di coppe, vediamo. 9 di bastoni, vedi, metti un po' di resistenza rispetto a questa persona. 4 di spade, non gli fai molto caso seppur questa persona ti corteggia e mi dicono che ha ha uno spessore emozionale che ne vale la pena. Però secondo i tuoi tempi sarà, mi spiego? Secondo i tuoi tempi. Ok, vediamo cosa ti confesserà questa persona. Abbiamo anche i segni d'acqua molto forti. Cancro, pesci, scorpione, oppure l'ascendente o la luna o Venere in questi segni. Cosa ti confesserà questo re di coppe? Sto tornando da te. Per alcune persone è una persona che rientra dopo questa rottura. Cos'altro ti dirà questa persona? Sono sempre accanto a te. Questa è una persona che non molla, aspetta i tuoi tempi, non è insistente, però rispetta i tuoi tempi perché emozionalmente è una persona empatica. Vediamo cos'altro ti dirà. Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Questa è una persona molto empatica, molto gentile, molto amabile e sta a te la scelta, ragazzi miei, va bene? O ragazzi. Si sente a casa con te questa persona. Sta a voi la scelta, ovviamente, no? Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli, lui, lei, li trovate sotto all'info box in descrizione, ok? Vediamo l'ultima carta dei Rider White, cosa ci racconta. No, 2000 carte no, comunque diamanti, vedi? C'è l'amore qua. Cosa ti racconta l'ultima carta dei Rider White? Vediamo. C'è l'amore uscito. Sì, qua ti troverai tu a fare una scelta amorosa. Perché l'amore, capirai che qua c'è una persona di spessore, però poi, secondo i tuoi tempi, no, ti troverai tu a fare una scelta amorosa. Vedi 10 bastoni, una scelta magari pesante, sofferta. Ti troverai a fare questa scelta. È il mese proprio della scelta questa, forte il segno del gemelli anche. Ok, ragazze mie e ragazzi, vediamo cosa ci dice quest'ultima carta in amore. La traversata, iniziazione, sì, c'è un nuovo inizio qua. C'è un lasciare il vecchio per andare verso il nuovo, cos'altro? E i tuoi dubbi, a cavallo tra i mondi, vagare tra i reami. Questo è un mese in cui sull'amore avremo un po' di dubbi, dovremo fare una scelta per un nuovo inizio. Vediamo cosa ci dice l'ultima carta dell'oracolo delle risposte. L'isola del tesoro. Qua vedo che sul piano lavorativo, di casa, di stabilità anche familiare va tutto bene. L'isola del tesoro con questa tartarughina mi dice che secondo i tuoi tempi, questa persona aspetterà i tuoi tempi, è qualcosa che va un po' più lento, però dicono che ti accorgerai di un tesoro, va bene? Di questa persona. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo
e vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!